Cosa vuol dire davvero forza delle dita? Che cosa si intende realmente? Perché spesso sembra che ci si riferisca a forza delle dita un po' come se si stesse parlando di bicipiti o tricipiti, fossimo dei praticanti di bodybuilding che vanno in palestra per farsi muscoli, per rinforzarsi. Ora, secondo voi, un pianista che si allena, quindi studia in pratica diverse ore al giorno costantemente, arriva nel tempo, anche un tempo molto lungo, a sviluppare la stessa massa muscolare che sviluppa una persona che va in palestra a fare allenamenti per potenziamento muscolare, per potenziare il muscolo e per rinforzarlo? Ottiene lo stesso risultato? Riuscite a immaginare una mano normale con i muscoli delle dita sviluppati nella stessa maniera in cui si sviluppano quelli di chi fa pesistica o chi fa questo tipo di allenamento? Ecco, naturalmente no, non è nemmeno verosimile. Questo perché il mito del rinforzare le dita, inteso in questo modo, si basa su un'idea di fondo, secondo me sbagliata, che è quella che il dito agisca sempre solo in maniera isolata, agisca da solo. Ricordo ancora perfettamente una frase di un mio insegnante che era il dogma di classe: il pianoforte si suona con le dita. Ora, naturalmente, dietro una frase o dietro una parola diverse persone possono in realtà intendere concetti leggermente diversi o anche molto diversi tra loro, però secondo me la questione realmente importante è questa: solo perché il dito, o meglio il polpastrello, in realtà è l'unica parte che sta davvero a contatto con lo strumento e col tasto, non significa che sia un'unità che agisce in maniera isolata e che non sia collegato a un sistema ben più complesso che interagisce costantemente col dito. Da quest'idea del rinforzare le dita, dell'usare solo le dita e suonare solo con le dita, è derivata tutta una copiosissima letteratura di esercizi e quant'altro di materiale tecnico, di studio, di tecnica pianistica, che soprattutto quando è stata messa in pratica nella peggiore delle maniere ha contribuito a un sacco di tendiniti, dolori muscolari e nel migliore dei casi ore e ore di tempo buttate letteralmente al vento. Mi è capitato di vedere un po' di tutto, giusto per fare qualche esempio, sia nella prima parte dei miei studi e della mia carriera, ma anche oggigiorno purtroppo di vedere i peggiori esempi. Tanto per intenderci in 4 note veramente veloci, ho visto cose come, per esempio da non imitare naturalmente, mano sul pianoforte messa già in maniera abbastanza bloccata, perché io non cammino normalmente per strada in questa posizione, perché mai dovrei assumerla sullo strumento? Ma andiamo avanti. Esercizi di articolazione fatti o dal tasto in giù, ma comunque usando solamente la piccolissima e cortissima leva del dito, ottenendo un suono di questo genere, ovvero un bruttissimo suono. Io in questo momento sto usando un bellissimo Shigeru Kawai che ha un suono molto bello, ve l'assicuro, però se io uso questo tipo di spinta con il resto del sistema muscolare bloccato, l'unica cosa che posso ottenere è un suono brutto e una contrazione muscolare completamente inutile, che pregiudica non solamente la qualità del suono, ma anche quella di tutto quello che verrà dopo questo suono. Invece nel peggiore dei casi ho visto cose addirittura di questo tipo, sempre esempio da non imitare naturalmente: mano poggiata sul pianoforte nella stessa maniera identica di prima, e non solo spinta da vicino con solo la leva del dito e niente altro perché partecipa all'azione, ma dito tirato indietro in questa maniera, possibilmente anche tenuto lì magari qualche secondo, per poi essere buttato sullo strumento in questa maniera. Ora, al di là del tempo inutile e della bruttezza, vera bruttezza di questo, ma questa è una maniera davvero deleteria di usare il proprio corpo. Ecco, lascio a qualsiasi persona minimamente razionale immaginare cosa può provocare ai tendini e ai muscoli un'azione di questo tipo, la famosa articolazione intesa alla vecchia maniera. Tutto questo muscolo qua sopra dell'avambraccio è completamente in tensione. Fare queste cose per svariate ore al giorno addirittura, o anche solo pochi minuti, è non solo inutile ma anche completamente deleterio e soprattutto produce cose brutte. Perché dovrei aggiungere questo movimento fuori dal tasto quando poi quello che importa è quello che accade dal tasto in giù?
Con questo voglio dire che il dito non agisca mai da solo? Ni. In realtà quando penso all'usare le dita da sole, non penso realmente a un'azione puramente meccanica del solo dito, della sola leva del dito, ma penso magari a quei casi in cui usiamo solo il peso del dito, solo il poco peso del dito, intendo dire sospendendo tutto il resto o una parte di tutto il resto. Mi riferisco però comunque a un repertorio circoscritto, come può essere certa parte del repertorio del primissimo classicismo o barocco o quello che viene prima, ma e non quindi a un'azione isolata del solo dito, perché anche nel caso del voler usare il peso delle sole dita c'è comunque una parte di sistema. Per sistema intendo tutto quello che al dito è collegato fino a qua e anche più giù eventualmente. C'è comunque una parte di tutto questo che partecipa all'azione, e meno male, perché la rende infinitamente più effettiva, più efficace e più economica dal punto di vista dello sforzo. E comunque anche nel caso di questo repertorio piuttosto circoscritto, poi in realtà le cose si differenziano parecchio a seconda dell'approccio tecnico di ognuno, che non è il caso di approfondire qui perché diventerebbe lunghissimo questo video, ma ci sono ad ogni modo tante altre azioni che non sono esclusivamente digitali che intervengono nella produzione del suono. Giusto per intenderci un po' meglio a livello di differenze in fatto di sonorità, e sperando che la differenza sia sufficientemente apprezzabile in registrazione perché non ho microfonato il pianoforte, questo è un esempio veloce di quello che intendo. Questo è l'inizio del quinto concerto di Beethoven. Se pensassi di suonare questo inizio esclusivamente in maniera digitale, verrebbe idealmente fuori qualcosa di questo tipo. Faccio persino fatica a farlo, nel senso che percepisco, anche se in realtà è fattibilissimo in entrambe le maniere, ma percepisco uno sforzo completamente inutile che oltretutto pregiudica non solo la fluidità, la musicalità, che è la cosa più importante, e la qualità del suono naturalmente, ma anche proprio la facilità con cui si può eseguire un passaggio che in realtà è piuttosto semplice. Penso solamente al trillo fatto esclusivamente in maniera digitale, cioè con la sola azione delle dita. Certo, naturalmente non ha un senso in questo concerto, potrebbe avere un po' di senso in quel repertorio di cui si parlava prima, ma comunque la resa è infinitamente inferiore a livello di economia del movimento rispetto alla partecipazione di tutto il sistema nel suo complesso. Ecco, questo è solo un piccolo spunto per riflettere su alcune cose, per magari sperimentarne di nuove. Appena avrò un po' di tempo in più registrerò qualcun altro di questi spunti di tecnica pianistica. Nel frattempo sono curiosa di conoscere quali sono stati i principi di tecnica pianistica, i primi principi che hanno trasmesso a voi quando avete iniziato a suonare il pianoforte, se li avete mantenuti nel tempo o invece magari li avete messi in discussione. Scrivetemelo nei commenti qui sotto. Spero che questo spunto possa essere stato utile e ci vediamo al prossimo video.